Para. Eccolo il completo adatto a ogni esigenza. Tutto. Ragazzotti, come state? Vi manco? No, non mi dovete dire che vi manco perché io non ce la faccio più a stare senza di voi. Basta, tolto questa minchiata, benvenuti nella mia casa museo. Oggi, visto che me l'hanno chiesto in tanti, no, non è vero, non me l'ha mai chiesto nessuno, vi parlo del mio abbigliamento moto, o perlomeno le ultime cose che ho utilizzato in questi mesi, tra hat, tendate, robe del genere. Allora, parliamo sì di completo moto e stivali. Diciamo che negli ultimi anni ho avuto diversi stivali, ero partito con modelli un po' più turistici, perché alla fine facevo soltanto mototurismo, passi di montagna, strada e tutto. Poi da quando mi sono innamorato del fuoristrada, anche quella è stata una cosa graduale, e graduale è stata la scelta di stivali adeguati. Io mi ero trovato molto bene, e non solo, credo anche compare Alex, con i Revit Discovery H2 Out, una roba del genere. E praticamente era uno stivaletto molto comodo, protezioni, punta del piede, un alveolo, comunque abbastanza soft, con il sistema BOA, cioè era praticamente come avere una scarpa. Peccato che dopo 2 anni mi abbia abbandonato proprio lì sui Pirenei e entrava tanta di quell'acqua che praticamente avevo i pesciolini rossi dentro, ma questi particolari. Se non che quando sono tornato dai Pirenei mi serviva uno stivale volante, avevo preso un paio di Falco, che adesso non ricordo il nome, comunque questi, e con i quali diciamo che mi sono trovato molto bene, ma avevano un problema secondo me troppo grosso, ovvero che la suola, per probabilmente renderla più comoda nelle passeggiate, era davvero morbida, quindi dopo la prima mezz'ora che sono stato in piedi in fuoristrada è venuta una specie di fascite plantare, cioè praticamente ero zoppo. E questo mi dispiace perché come stivale non è malvagio, non vi do tutte le caratteristiche perché è inutile. E quindi ciancio alle bande e bande alle ciance. Si vede qua questo? No. Vi presento i miei nuovi stivali da moto, i Klim, chiamatelo un po' come vi pare, Adventure GTX. Allora, sì, sicuramente quando li prendete, li vedete, dico, vabbè Federico, quando è che vai a lavorare, vai a fare il carpentiere? Perché sono effettivamente stivali abbastanza impegnativi, però, come dico sempre, per l'uso che se ne fa, cioè perlomeno che ne faccio io, sono ottimi. No, questa la tagliamo perché fa cagare. Apparentemente diresti di no, ma sono piuttosto comodi. È vero, sono dei stivali per fuoristrada abbastanza impegnativo, però la suola Michelin e anche il fatto che non siano troppo rigidi qui sulla caviglia ti permettono un utilizzo, come dire, quasi a 360 gradi. Considerate che io questi qua li ho utilizzati durante la HAT, li ho tenuti 24 ore addosso. Avevo soltanto un po' di fastidio su malleolo. Il velcro sopra, questo sistema BOA che ci permette di aprire lo stivale e inserire facilmente il nostro piedino. E poi un gancio tipico dai stivali fuoristradistici, tac, e protezioni ovviamente della caviglia e rinforzo sulla punta del piede. È un materiale, insomma, non so come si dica, catarifrangente, qui per essere visibili anche al buio. Ovviamente membrana in Gore-Tex, quindi impermeabilità e respirabilità, no, non si dice respirabilità. Grazie alla membrana in Gore-Tex sono impermeabili e traspiranti. Io vi ricordo sempre che tutta la roba Klim la prendo da Valentina, che ringrazio sempre, e anche perché si fa un culo così, perché ultimamente con i prodotti Klim c'è da impazzire, nel senso che non c'è proprio materiale. Quando li ho indossati erano molto rigidi, continuano ad esserlo per carità. Però io che ho il piede da principessa, quindi abbastanza lungo e sottile,
il piede. Come lunghezza andavano bene, queste sono un 46, quindi un 12 UE 6, ma qui sopra, quindi avevo quasi mezzo centimetro di spazio e non mi stavano proprio benissimo. Ho messo una doppia soletta, quindi quella orto normale sotto la soletta che c'è in confezione, e ho risolto. Non mi hanno dato grossi problemi, ma c'è sempre un ma. Allora, intanto questo sistema boa io l'adoro perché stringi, poi apri, lo faccio vedere qua così. Aspetta, qua è stretto, apriamo questo pulsante qui e si aprono pure i lacci, qua i fili. E no, stranamente non puzzano tanto. Per quanto riguarda come mi sono trovato io, vi dicevo, l'ho utilizzato 24 ore l'AT e insomma non mi sudano solitamente i piedi, non mi hanno sudato neanche con questo nonostante i percorsi e il caldo. Come vi dicevo, sono comodi, cioè io rispetto per esempio agli Alpine StarTech 7 che ho, questi mi permettono di muovere meglio la caviglia e l'altra cosa figa è che non fanno rumori, sai i classici rumori che fanno gli stivali. Due cose non mi sono piaciute. Allora, una volta ho avuto problema con questo sistema boa, perché praticamente non si apriva filo in toto, è rimasto probabilmente incastrato il filo qua dentro e ho pensato di dovermi amputare il piede per riuscire. Quindi immagino cosa sarebbe successo se avessi avuto lo stesso problema durante un lungo viaggio. Tagliavo il piede e ho risolto. L'altra cosa è questa punta qui, che saranno quasi 5 cm e che per esempio con il GS io non posso utilizzare perché non entra dove c'è la pedalina là del cambio, non riesco a salire di marcia e questo potrebbe essere comunque un problema, a meno che voi non sistemiate sistemiate bravo Federico, il pedale del cambio. Sì, sono anche facili da indossare e da levare, tranne giusto che ha avuto un po' di problemi perché lui ha il piede di porco e quindi ecco, questo è quello che è successo. Non ci riesco! Ai! Quindi, stivali approvati, costicchiano, sì, sulle 500 euro, però avete uno stivale top di gamma. Ok, ecco, l'altra cosa che dovrei valutare, utilizzati, beh sì, sotto la pioggia non è entrato mai una goccia d'acqua. Come vedete qui, la membrana impermeabile non va fino a sopra lo stivale e quindi a me non è successo, però non vorrei che prendendo un bel guado bello alto l'acqua possa entrare da qui. Non lo so e non lo voglio sapere. Voi mi direte: Federico, ma la giacca al completo 4 stagioni non esiste, e forse vi posso anche dare ragione, ma io infatti non sono Dio e non so la verità, però per esperienza personale vi posso dire che con questa Klim Carlsbad mi sono trovato veramente bene. Perché Federico dici questo? Ve lo dico subito perché. Allora, come saprete io ultimamente mi sono spostato dal lato scuro del fuoristrada, no? Quindi anche cose abbastanza impegnative e mi sono reso conto che il completo che avevo prima, il Dominator GTX buonanima, completo ottimo, ma troppo rigido e pesante. Quindi altra cosa, odio fare togli e metti con l'antipioggia, perché sono talmente sfigato che piove, metto antipioggia, faccio 2 metri e smette di piovere, ci sono 30 gradi. È la mia vita questa, ragazzi, non si può essere fortunati in tutto. Sono già fortunati in amore. Ah no. Va bene, va bene. Quindi, cosa figa di questo completo? Intanto è un laminato Gore-Tex, laminato 2 strati in Gore-Tex, quindi impermeabilità è molto traspirante. Essendo laminato 2 strati Gore-Tex, questa membrana esterna impermeabile ci permette di fare anche un bel po' di chilometri sotto l'acqua e non inzupparci.
e ne abbiamo fatta sotto l'acqua con questa. Anche il buon Giustino l'ha comprato uguale, anzi l'ha comprato prima lui, ero giusto, e poi l'ho comprato io. Bravo, ti copio. E poi sapete, il fatto del completo, della giacca da moto, è anche una cosa molto soggettiva, indipendentemente dal tipo di freddo o caldo che sentiamo noi. C'è il tipo più freddoloso, quello che gli pezza l'ascella dopo 2 secondi. Dipende anche dal tipo di moto che abbiamo, quindi dalla protezione, se hai un GS è una protezione, se hai la 701 ne è un'altra, ma anche dal tipo di utilizzo che ne facciamo noi. Adesso vi spiego. Io avevo il Revit Dominator GTX ramiato a 3 strati, super figo, super tecnico e tutto. Il problema qual era? Che era fottutamente rigido e pesante. Quindi poi quando mi sono spostato verso il lato scuro del fuoristrada mi rendevo conto che proprio facevo fatica a muovermi sulla moto, proprio perché la giacca mi limitava i movimenti. Questa invece no, perché protezioni D3O su spalle, gomiti e schiena. E cosa anche abbastanza figa è che sono, come dire, leggermente regolabili, quindi in base alla struttura del corpo possiamo regolare le protezioni. E al di là di tutte le prese d'aria che abbiamo sul petto, sulle braccia, dietro la schiena, e vi posso assicurare che l'ho utilizzato nelle condizioni più varie ed estreme e mi sono trovato alla grande. Perché? Perché se fai per esempio autostrada, l'ho utilizzato l'ultima volta, l'autostrada c'erano 2 gradi a 130, ho soltanto messo un intimo, forse pure la Decathlon perché sono povero, e una giacchetta forse antivento e sono stato da Dio. Quando poi ho fatto il giretto in fuoristrada, anche sì, non c'erano 40 gradi, però comunque c'erano pezzi un pelino più tecnici, sono stato da Dio. Quindi lo stesso vale per i pantaloni, stesso colore grigio topo che stranamente mi piace. Anche lì protezioni su ginocchia e anche. E che dirvi ragazzi, uscirà lo stesso modello però con nuove colorazioni e vi posso garantire che sono veramente belle. Questo, cioè, sapete che io non sono come dire, stramarchettare. Ultimamente sto utilizzando Climb, ma perché fa bei prodotti, ho conosciuto Valentina, mi sta simpatica, si fa il culo così perché effettivamente reperire roba Climb in questo momento è praticamente impossibile, però per l'utilizzo, come dicevo sempre, che ne faccio io, cioè adventuring, un po' di trasferimenti, qualche pezzo in off più impegnativo, e mi sto trovando molto bene. Se avete altre domande fatemi sapere qui, spero voi riusciate a fare dei gran bei giri in moto perché io ne faccio pochi, veramente pochi ultimamente. E se avete altre domande scrivetemele qui. Vi devo dire altro? Niente. Ah, per quanto riguarda gli stivali, non vi ho detto niente, ma mi ha detto che sono molto buoni anche i Sidi e i TCX Baja. Ragazzotti, baci stellari, avevo la fotocamera lurida a merda e ci vediamo al prossimo video che sarà, non lo so, ditemi voi cosa volete, un giro con la cappona, con la 701, col GS. Il problema lo sai qual è? Che ho solo un culo, 3 moto e tanto lavoro. Ciao ragazzi!